Mamma Ale e mamma Dani stavano in una casetta da tanto tempo e allora hanno deciso di fare una festa grande, grande, grande per scambiarsi delle promesse, per dirsi che si volevano bene. E allora che cosa hanno fatto? Grazie a delle amiche sono andate in una villa con tutto il prato, si sono vestite con l'abito da sposa, il nonno ha celebrato l'unione e le mamme si sono promesse tanto amore perché volevano fare una famiglia. Non c'era ancora la legge che ci permetteva di unirci. Poi, dopo questa festa grandissima dove abbiamo ballato, giocato, sono passati altri 2 anni, c'è stata la legge e le mamme si sono sposate un'altra volta. Hanno fatto un'altra festa, si sono divertite e si sono unite civilmente. Quando sì, e quando sì, ma quando le mamme si sono sposate e poi hanno avuto te, perché tu dove eri prima? Nel pancino di mamma Dani? Sì. E poi sei nato. E i nostri amici dicevano, ma che problemi avete? Siete unite civilmente? Perché molti pensano che essendo unite civilmente non abbiamo problemi. E invece qualche problemino c'è. Portiamo la maschera. Ok. Sono sposato con Ivano Iaia dal 2018, ma stiamo insieme da 21 anni. E nel 2016 circa, dopo in realtà diversi anni di riflessione, di pensiero, di paura, eccetera, abbiamo deciso di intraprendere un percorso di genitorialità. Percorso che non è stato sicuramente facile. Diventiamo famiglia per noi, per i nostri amici, per i nostri parenti, ma ci scontriamo da subito con una triste realtà, cioè quella di non poter io essere registrata all'ufficio anagrafe quando andiamo a registrare Roberto e quindi Roberto risulta cioè, registrato all'anagrafe come bambino di una donna single. Eh, siamo diventati genitori consapevolmente, cosa che non tutti fanno. Per diventare genitore, in America, dove noi abbiamo fatto nascere Bianca, pretendono un certificato di sedute dallo psicologo che attestino il fatto che noi possiamo essere bravi genitori. E non è vero che noi scegliamo chi porta in grembo nostro figlio, è il contrario. Sì, noi valutiamo, noi ci incontriamo, noi chiacchieriamo, ma la decisione ultima non è nostra, è della portatrice che deve sentirsi al sicuro con noi, deve sapere per chi porterà quel bambino. E tutte le coppie omosessuali maschi italiani che fanno la gestazione per altri hanno un rapporto sia con la portatrice, moltissimi anche con chi ha donato l'ovulo, perché mia figlia sa fin d'ora con chi è nato. Noi ci prendiamo cura in ugual misura di Roberto, in tutto e per tutto. Le nostre famiglie altrettanto, perché ci siamo noi, ma ci sono le nostre famiglie, quindi ci sono i nonni, ci sono gli zii, che ci aiutano, ci sostengono. Dal punto di vista legale però io e tutta la mia famiglia non possiamo scendere in campo qualora Roberto dovesse avere un problema X, ma allo stesso tempo potrei andare via e non lasciare nulla a mio figlio.
e quando si ha un bimbo si hanno mille preoccupazioni, a maggior ragione nel nostro caso. Sì, probabilmente noi eravamo a conoscenza, però speravamo che qualcosa veramente potesse un po' cambiare, anche perché si era mosso, i riconoscimenti erano stati fatti, quindi ho detto, boh, magari, sai, dico, qualcosa può cambiare, ma invece noto che stiamo andando veramente tanto indietro. È ovvio che la situazione di chi ha ottenuto un riconoscimento non ci fa sentire comodi, perché siamo soggetti a rischio. I nostri figli hanno sì una tutela giuridica in questo momento, ma in realtà una spada di Damocle ci pende quotidianamente. La politica non guarda in faccia la realtà, non guarda in faccia gli studi, non guarda in faccia nulla, perché gli studi dicono che i bambini non hanno alcun tipo di problema nel crescere in una famiglia omogenitoriale, quindi non c'è nessun tipo di diversità con i bambini nati in una famiglia eterosessuale. E oggi lui è piccolo e quindi anche se sente qualcosa non riesce a comprendere, ma un bambino un po' più grande, anche di 6-7 anni, delle domande le andrebbe a porre sicuramente con queste situazioni. E come si può dire a un bimbo che io non sono la sua mamma, o in generale nelle famiglie omogenitoriali dire che uno dei due non lo sia. Sono tante le piccole situazioni del quotidiano che la mancanza della doppia genitorialità porta all'interno di una famiglia che si sente famiglia, perché noi siamo famiglia, in tutto e per tutto. Per nostro figlio pensiamo oramai di procedere anche dal punto di vista legale e quindi affidarci a un legale e io procederò con l'adozione, che non è, fa un po' a cazzotti con quello che sento, provo e penso io, che poi dipende sempre dal suo consenso con un'adozione, quindi se lei accetta io posso adottare mio figlio, e quindi in questo momento noi siamo una famiglia, abbiamo una relazione sana e va bene. Io non conoscevo perfettamente la pratica della GPA. Attraverso le coppie di uomini che ho conosciuto in associazione ho ascoltato le loro esperienze e quindi ho appreso come procede questo loro viaggio verso la costruzione di una famiglia, e devo dire che ha rotto delle barriere che vengono fuori da retaggi culturali, da una visione patriarcale, e soprattutto ho capito quanto la donna sia libera. Io posso comprendere che molti possano avere delle resistenze etiche alla gestazione per altri e non mi sembra una cosa così assurda non condividere. Ciò che trovo assurdo è pensare che il tuo pensiero debba essere un pensiero che lo pensino anche gli altri. Io sono per la regolamentazione della gestazione per altri, perché è ovvio che si può scadere molto nello sfruttamento, quindi donne in stato di bisogno che mettono in vendita il proprio corpo per... Ok, regolamentiamo, ma è come dire, siccome c'è la tratta degli organi, adesso non facciamo più i trapianti di organi. Non riesco veramente a comprendere. Incominciamo a conoscere molto meglio che cosa significa. Io direi che forse è il caso di chiedere a queste donne cosa sentono, cosa provano. Magari saranno lontano dal nostro mondo, ma non per questo motivo deve essere
considerato oggi reato universale. Penso a questi bambini che sono nati dalla GPA e penso che domani porteranno l'etichetta di essere figli di un reato. È veramente è stato un incontro con famiglia Arcobaleno che è stato necessario, e da lì abbiamo anche capito una cosa fondamentale. Nel momento in cui noi diventavamo genitori non potevamo semplicemente limitarci a questo. Io non posso mettere al mondo un figlio e non sentirmi responsabile per quello che do a mio figlio, che non è soltanto all'interno dell'ambito familiare, ma anche all'interno di una società. E quindi il mio privato deve necessariamente diventare politico. Non può essere diversamente. Lo appendiamo con la pinza. Ciao amore. Ah, pure io vengo. Ah, ok. Quando io faccio il fatto? Ah, grazie. Ma... Sì, sto scendendo, vieni. Arrivo. Arrivo. Ti ho preso. Ti ho preso ormai. Devi fare il salto. Devi fare il salto.